della Bratbaksvingen. Ci apprestiamo ad avventurarci. Tornante, praticamente siamo sulla neve. Wow. Wow, 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 wow. Ho appena imboccato la Geiranger Trollstigen, strada panoramica. Potete vedere qui. Dite se un camper si può parcheggiare così. A voi il lancio della monetina. Al mio 3 si lancia. Sei pronta, Eva? Al 3 lanciamo. 1, 2 e 3. Hop. Va bene, prendila e rilanci. 1, 2 e 3. Pezzente. Piccola precisazione agli amici viaggiatori. Quella che abbiamo visto poco fa non era la Trollstigen, assolutamente, ma molti in effetti, avevo letto anche su un forum, le confondono. Trollstigen si trova andando verso Andalsnes, quindi a 1 ora e mezza di distanza da lì, e adesso la andremo a vedere, tanto viene di passaggio per andare alla famosa strada atlantica. Violet nel nostro viaggio in Norvegia si conferma un prezioso alleato, maiale da un gusto mostruosamente buono, carne da 5, anzi 4,90 € al chilo, e l'abbiamo fatta sporca oggi. Picnic nature. Le bimbe si stanno abbuffando. La figata è che non devi mettere a cercare legnetti, ci siamo portati dei pellet da casa, una busta ti dura tanto tempo, metti una mangiata di pellet, fai una mezz'oretta di fuoco e tra l'altro dopo 2 secondi che metti i pellet è già pronto, non devi stare lì a fare carbone e quant'altro, così mezz'oretta, pranzo e si riparte. Te la devo fare scenografica? Ma c'è un sapore fantastico, sembra prosciutto. Io pensavo che i wurstel e il prosciutto fossero insomma aromatizzati da quel sapore, invece niente a che vedere con il nostro maiale. Qui il pollo costa il doppio del maiale. Piccolo siparietto. Ieri, prima di addormentarci, siamo passati, non so se abbiamo filmato o meno, in quel momento proprio non abbiamo filmato, c'è stato un momento di panico perché avevamo, a proposito di quasi riserva, avevamo 55 km da fare, autonomia 150 km, insomma dobbiamo fare benzina per forza. Il California, da quello che so, ed è uno dei motivi per i quali anche in Irlanda sono morto di freddo, quando va in riserva stacca il riscaldamento autonomo gasolio per evitare che il giorno dopo non possa ripartire. Quindi ci siamo trovati a 5 gradi vicino a Dasniba. Non siamo saliti a Dasniba perché c'era una nebbia che non si vedeva veramente a 1 metro, 2 metri di distanza. La strada a pendenza 10%, c'erano 10 km di strada da fare per scendere a Geiranger ed eravamo spaventati, noi non sapevamo che saremmo arrivati per l'ennesima volta a questa altezza. Quindi insomma siamo scesi veramente a 10 km/h Brutto, e non sapevamo se andare avanti, indietro, poi ci siamo accampati ed è risultato un posto bellissimo. Poi un momento di pseudo panico, laghi ghiacciati a destra e a sinistra, non c'era nessuno. E non prendeva il telefono. Esatto. Questo l'ho fatto notare io alla fine di una strada emiliana, pensando che non ce ne fossero più stati di questo tipo, ma in effetti quando sei in culoni e il telefono non prende, un minimo di preoccupazione ti viene. Soprattutto quel discorso che dicevo della riserva, perché male se a 4 gradi e 5 gradi, noi se abbiamo il gasolio ti fermi, e deve fare la sfiga che si fermi il mezzo e che si ferma pure la stufa diesel, accendi la stufa, passi la notte lì, il giorno dopo qualcuno passerà.
forse. Di solito. O devi aspettare l'inverno? Ma se sei in riserva, tac! Tu sei lì convinto che è un terzo serbatoio, tac! E ti si stacca la stufa nella notte. Adesso andiamo a Trollstigen, a dopo. Andando a nord, la Norvegia diventa molto meno accogliente per i camperisti, nel senso che tutte le piazzoline col bagno non hanno la presa per il camper, la presa dell'acqua. È come se le piazzole sono vicino ai campeggi, ci sono più campeggi e quindi probabilmente l'economia locale è più diretta ad alimentare i campeggi. Fatto sta che non ci sono rubinetti per l'acqua, spesso i rubinetti sono fuori servizio o rotti, sicuramente non ci sono i vuotatori, spesso i vuotatori sono presso stazioni di servizio dove comunque devi pagare qualcosina per adoperarle. Tant'è vero che ieri per riempire il serbatoio alla stazione di ski lift c'era una pompa lunghissima che usavano forse per pulire, per innaffiare. Ci siamo fermati contromano, erano le 8 di sera e c'era sta scena perché chiaramente mia moglie in camper si toglie le scarpe per la gioia di tutti, quindi poi non poteva scendere, allora io dovevo aprire il rubinetto e tenere la pompa. Un camperista sa cosa vuol dire, perché appena apre la compressione sta cosa comincia a fare così. Io ero fuori tipo Ben Hill e cercavo di, insomma, un po' meno accogliente per i girovaghi, invece sud alla grande, alla grandissima. C'è Elena una strana predilezione per l'affondamento delle navi. Una volta che c'è la nave, ora se affondiamo non potremo più tornare a casa. Fantastico, devo mettervi il link a questo termos bicchierozzo built che va perfettamente sul California. Quindi? Come potete inquadrare qua, va perfettamente portabicchieri sul cup holder del California, ma la figata è che è totalmente di acciaio inossidabile, bevi sull'acciaio dentro, quindi non plastica. La plastica, signori cari, non va d'accordo con le bevande calde che fanno venire fuori, oltre al sapore, devo dire, sgradevole, sostanze tossiche o assimilate dal corpo agli ormoni. Bevi su acciaio, il tappo è molto semplice perché facendo un quarto di giro si chiude, facendo un quarto di giro si apre, da lavare un attimo perché il tappo è semplicissimo e i buchini che ci sono sul tappo dosano anche molto bene. Era bollente però lo sa bene, non ti sbava sui baffi, diciamo. E adesso andiamo a Trollstigen. Per arrivare alla Trollstigen, questa volta quella vera, guardate quel lago a destra. Le case ovunque? A me non faccio, si fanno le case dove decidono, dove vogliono e le pecore che si arrampicano ovunque. Sulla neve ufficialmente, andare a riempire questo bicchierozzo di acqua che scorre dal fiumiciattolo. Cazzarola, ma guardate dove mi stavo andando a ingrottare. Wow, un po' pericoloso. Sta venendo con la neve, papà. Stavo per bere un po' di acqua di montagna. Come acqua di montagna, non è neve. Ma qui salire.